Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima, 25 luglio 2023. Ragazzi, qui in Sud Italia si muore. Provincia di Taranto, immagino ancora scendendo più giù in Sicilia. Sono settimane che sta mantenendo i 40 gradi e il caldo ci sta uccidendo. In effetti, come potete vedere, nel canale sto facendo pochi video perché ho poco tempo a disposizione. Questa è una scheda unità interna Midea, la andiamo subito a riparare perché ha problemi. È montato anche il ventilatore, diamo alimentazione, manca il display purtroppo, ma comunque non ci interessa perché riusciremo comunque a ripararla anche senza display. Diamo alimentazione, andiamo a vedere subito il problema. Sarà un video molto veloce perché, come ho detto prima, il tempo è veramente poco e da un bel po' di tempo che non faccio video. Tutti quelli caricati di domenica sono già video che avevo in stoccaggio nel canale in abbonamento. L'abbonamento vi ricordo che costa solamente €1. Chi vuole contribuire al sostegno del canale può farsi l'abbonamento che, ripeto, costa solamente €1. È solamente un abbonamento di sostegno al canale. Ovviamente tutti i video che carico durante l'inverno, e sono video che carico in più, poi verranno rilasciati in estate perché in estate ho poco tempo. Bene, diamo una controllata veloce a questa scheda. Prendiamo il nostro Fluke, diamo alimentazione. Perfetto, in questo momento la scheda è alimentata. Vado a mettere i guanti, ragazzi, importante mettere i guanti. Vi ricordo che i video sono solo a scopo illustrativo e non istruttivo, quindi non è una scuola questa in cui non mi prendo nessuna responsabilità per chi manovra l'elettronica. Bisogna conoscere l'elettronica e quindi state attenti perché avete a che fare con l'elettricità. Elettricità, ovviamente parliamo sia della 220 volt alternata che sia della 300 volt diretta corrente continua. Quindi mettiamo il tester in alternata e andiamo a vedere direttamente sul ponte diodo. Abbiamo la 220 volt, mettiamo in continua in uscita del ponte diodo. Ok, cambiamo i puntali, ma comunque abbiamo visto che abbiamo la 300 volt. Non è 300 perché io uso delle lampadine in serie. Per chi vuole vedere il video delle lampadine in serie, ci sta anche come mettere lampadine in serie e trovate il video nel canale. È importante perché se ci fosse un corto si accendono le lampadine e vi salva la scheda, perché ci potrebbe essere anche un'esplosione di qualche componente. Quindi questo fa sì che non avviene con le lampadine in serie. E nel momento in cui si accenderanno le lampadine significa che abbiamo un corto sulla scheda sull'alta potenza. Adesso passiamo sul power supply e dal drain mettiamo il puntale positivo, lo riconosciamo il drain che è isolato dagli altri pin, il GND, e abbiamo la 300 volt. Adesso manteniamo il puntale sul GND, andiamo a vedere se abbiamo il feedback 1,2 volt e il power, che è l'accensione dell'oscillatore, 5,8 volt, e l'oscillatore è un TNI 276GN. Vi ricordo che la differenza tra GN e il PN è che il GN è SMT mentre il PN è passante, con i piedini passante
significa che trapassa la scheda, i pin li trovate dall'altra parte, non è superficiale come questo GN. Bene, andiamo adesso a vedere sul secondario. Su questo diodo bello massiccio, sarà un diodo di qualche ampere, forse da 2 ampere, non abbiamo niente. Quindi niente, vediamo sul regolatore di voltaggio che è un 7805. Andiamo a vedere l'entrata, dovremmo avere 12 volt, poi la caduta 5. Non abbiamo niente. Posso mettere anche qua sopra perché comunque il GND sta a massa, quindi niente. Uscita non abbiamo neanche niente, perché poi se non abbiamo niente in entrata l'uscita sarà anche 0 volt. Bene, detto questo, togliamo alimentazione, quindi sappiamo che arriva la 300 volt sul power, cioè il ponte raddrizzatore ci raddrizza il voltaggio a 300 volt e ce lo trasferisce sul oscillatore power. Sull'oscillatore power abbiamo sia il 5,8 volt dell'accensione del power e sia il feedback, e quindi siamo a posto. Quindi ci rimane da vedere se il trasformatore non è interrotto, cioè riesce comunque a creare il campo magnetico, e potrebbe essere il trasformatore interrotto oppure qualche diodo in corto, tipo questo da 12 volt oppure il regolatore di voltaggio da 12 a 5. Su questa scheda ci bastano 12 volt e 5 volt. 12 volt che serve sia per il relè, per alimentare il relè e per alimentare il display che non abbiamo, e la 5 volt che serve al processore, ok? E altri componenti che poi ha bisogno la scheda. Bene, adesso passiamo sul test diodo, prova diodo. Andiamo a vedere se abbiamo già trovato il problema, quindi ragazzi possiamo anche già spegnere, il video finisce qua, andiamo a sostituire il diodo e il problema è risolto, quindi è abbastanza semplice e facile. Vi ricordo che ovviamente per chi non ha esperienza state attenti, mettete i guanti, anzi non fatelo proprio, attenetevi a un riparatore esperto, perché per me può sembrare facile e vi garantisco che ci sono schede che si perde del tempo nonostante tutto, ma per chi non ha mai maneggiato l'elettronica, degli strumenti e l'elettricità, quindi state fermi, state attenti, non mettete le mani, non alimentate la scheda, perché basta poco e vi potete far male seriamente. Andiamo a vedere anche questo regolatore di voltaggio, perché potrebbe essere anche lui in corto. Qui ci dà aggiunzione. E qui ci risulta il regolatore di voltaggio in corto, quindi seguendo il regolatore di voltaggio in entrata ci risulta in corto. Perché? Perché seguendolo ci fa riferimento al nostro famoso diodo. Quindi per sapere qual è incriminato, o è il diodo o è il regolatore di voltaggio, quindi uno dei due è incriminato. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a sollevare il diodo, possiamo anche prendere una pinza e lo tagliamo, quindi facciamo subito in questo modo, andiamo a tagliare, poi male che vada si risalda. È lui, però adesso andiamo a vedere se il regolatore di voltaggio è ancora in corto. Non è più in corto, ok? Quindi questo qua, questo bip che sentite prolungato, è il condensatore che si carica e scarica,
ok? Quindi il beep rimane un po' prolungato, significa che il condensatore, che dovrebbe essere questo, è in buono stato. Bene, adesso andiamo a rimuovere questo diodo e dobbiamo trovare un sostituto che non mi sbaglio, non ce l'ho neanche. Vabbè, male che vada, ci mettiamo uno più piccolo per finire il video, poi magari si sostituisce quando lo ordino. Ok, dai. Bene ragazzi, sono riuscito a trovare il diodo, per fortuna ce l'avevo. Questo qua è un MBR 3150. Vabbè, poi c'è la Q finale. In pratica è un 3 ampere 40 volt, mentre invece io sto mettendo uno N5822 che è un 40 volt 3 ampere, 40 volt 3 ampere, la stessa cosa in pratica, cambia solamente il tipo di marchio. Bene, andiamolo a mettere. Bene ragazzi, sostituito il diodo, questo qua abbiamo visto che è in corto, adesso andiamo a rifare il test, vediamo che il corto è sparito, quindi ci dà ovviamente un valore perché, come ho detto prima, abbiamo il condensatore in parallelo, il regolatore di voltaggio non abbiamo più il corto. Ok, va bene, diamo alimentazione e abbiamo sentito il beep, quindi qui dovremmo trovare sul diodo 12-13 volt, 12 volt, ok. Sul regolatore dovremmo trovare in entrata 12 volt e ce l'abbiamo. In uscita dovremmo trovare 5 volt e ce l'abbiamo. Ok ragazzi, abbiamo riparato la scheda, proviamo a vedere se parte il ventilatore. Allora tolgo alimentazione, ridò alimentazione, schiaccio il tastino di servizio per far partire il condizionatore, dovrebbe scattare il relè. Probabile che va in errore, quindi non funzioni niente perché mancano sia le sonde che il display. Vediamo un po' se riesco a trovare le sonde. Bene, sono riuscito a trovare le sonde ma non il display, quindi proviamo di nuovo ad alimentare. Non va, vediamo un po' se abbiamo, eccolo qui, partito, ok, vediamo se abbiamo l'uscita della 220 volt e ce l'abbiamo. Questa è l'uscita che va poi ad alimentare l'unità esterna, questo pin del relè. Il ventilatore è partito e niente ragazzi, la riparazione è riuscita alla grande. Scheda che viene montata su Midea ma anche tanti altri marchi tipo Olympia Splendid, Thermomec, Vortis, insomma tanti altri marchi. Ok? Bene, da Memory Frigger questo è tutto. Mi raccomando, supportate il canale come iscrivendovi al canale.
ok? Fate in modo che questo canale continui a crescere. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.